insomma volevo fare, visto che qui siamo al Festival del Noir, si parla di Noir ma passano molte opere di tanti generi e sottogeneri, horror, thriller, ecco io ero curioso perché nei suoi libri, nelle sue opere che insomma tutti amiamo molto, anche qui i generi spaziano, ad esempio si passa da la trilogia del drive-in, molto fantasy horror forte, a storie sicuramente altrettanto violente ma più reali, quindi volevo sapere da cosa nasceva questa differenziazione nel suo modo di scrivere. We here at the Noir Film Festival, and we have the festival of the genre, but there are other sub-genres like horror, thriller, and so on. And in your books also we have different genres. For instance, the Drive-In trilogy with it's a kind of fantasy horror. Then there are other stories that are as violent but more real. But how come do you have this all these different genres in your writing? Comic books. When I was a kid, I learned to read from comic books, and comic books always mixed genres. That's not new. And so I just grew up thinking that's how it was done. And then as I started reading novels and short stories and of course seeing films, and I just thought, gee, that's the way it's done. They just mash them up. And so it never seemed odd to me. And it also seems to me to be more interesting that way. And you can get at more different feelings and ideas. So I have to blame comics though, which I love very much. Ma tutto questo viene dai libri di fumetti, li leggevo da ragazzo e nei fumetti i generi sono sempre molto mescolati. Io sono cresciuto con quel tipo di letture e quindi quando ho cominciato a scrivere i romanzi, le short stories eccetera, non era strano per me mescolare queste cose o scrivere in questi generi diversi, perché appunto in questo modo c'è più, cioè i personaggi si capiscono di più, c'è più feeling, ci sono più idee. Dobbiamo dare la colpa ai fumetti di questo. Ecco, allora a proposito di fumetti, quest'anno la locandina del festival è proprio dedicata a un nuovo fumetto italiano che è Morgan Lost, e questa mattina qui al festival abbiamo conosciuto lo sceneggiatore che è Claudio Chiaverotti. Ecco, io ero curioso e noi italiani amiamo molto i fumetti della Bonelli, non so se lei li conosce, che sono insomma i fumetti più importanti qui in Italia, però ero curioso di sapere allora a questo punto quali erano le sue letture da ragazzo e poi adesso insomma da adulto dei fumetti. E poi, sempre legato a questo discorso, visto che qui a presentare Honky Tonky Samurai e c'è una collaborazione con un noto fumettista italiano che è Zero Calcare, volevo sapere come nasceva questa cosa. Talking about comic books, here we have this year at Cura this beautiful poster of the festival with the character of Morgan Lost by the screenwriter, the writer, the comic writer Claudio Chiaverotti. And in Italy, comic books are loved a lot, and especially those by Bonelli. I don't know if you're familiar with them. Yeah, and but I would like to know what were the comics you would read as a boy, and what are the comic books you read now? What do you like? And as far as your latest book, Honky Tonk Samurai, is concerned, we know that the cover was drawn by Zero Calcare. Yeah. I would like to know how this collaboration came up. Well, the collaboration, I'm going to start with that. Yeah. Zero's, what happened, my publisher, my editor actually just said, he likes your work, you like his work, I'm going to ask him. That's it. And he liked it, and he did it, and I loved it. So there was a big part of it. And what was the other part of the question? I'm sorry. What were the comic books you would read as a boy? And well, when I was a kid, I started reading very early. I could read when I was 4. And I started reading like a lot of what they used to call funny animal comics. And then that led me to the superhero comics, and which was DC comics more than anything. And then later Marvel. But I preferred the DC comic characters, although Marvel had a more, I guess, I started to say more adult, but more of a young adult idea about comics. And so I read everything that was available to me. And then I got interested in comics that were not superhero, but were more real to life, some of those. But what I read now is that I read archives of the old comics I read when I was growing up from DC.
And then every once in a while, somebody will suggest a comic to me that's outside of those superhero genres, and I'll read it, and I'll try that. And when I go to the comic book shop in Austin, which we don't have one where I live, so when I go to Austin, I look through all the comics and all the collections. So there is no particular series that I read. It's more like a particular comic that appeals to me at that time, or somebody who has an appreciation for comics that suggests something to me that I respect their opinion, then I'll try it. But what I've been reading mostly these days are the old archives from DC, from the 40s on up to modern times, or at least as far as they go. Rispondo prima della seconda parte della domanda, cioè come è nata la collaborazione con Zero Calcare. È stata un'idea dell'editore, anzi del mio editor, e ha pensato a lui, ci ha fatto incontrare, ci siamo piaciuti, è nata la collaborazione, ha disegnato la copertina, mi è piaciuta e così è andata. E per quanto riguarda invece le mie letture di fumetti, ho cominciato a leggere i fumetti quando avevo 4 anni e leggevo questi funny animal comics, fumetti con i buffi animali. Poi sono passato crescendo a quelli dei supereroi DC Comics e poi a quelli della Marvel. Però mi piacevano di più i personaggi di DC Comics, anche se quelli della Marvel erano un po' più per ragazzi, un po' più, erano un po' più per adulti, come personaggi. Comunque mi piacevano questi DC Comics soprattutto perché erano un po' più vicini alla vita reale. E adesso leggo soprattutto, cioè vado indietro nel tempo e rileggo negli archivi dei fumetti quelli per esempio DC Comics o i Marvel che leggevo prima. Poi leggo anche cose che mi vengono suggerite da amici, da appassionati superheroes, però sono questi che, come dire, mi continuano ad appassionare ancora adesso. Quando vado ad Austin, vado nei negozi di fumetti e me li guardo tutti, sono lì a spulciare qualsiasi cosa, le varie collezioni, eccetera. Ovviamente accetto suggerimenti, quindi sono curioso anche delle cose che vengono fatte adesso, però praticamente, attualmente quello che faccio di più è andare a spulciare i vecchi archivi dagli anni 40 ad oggi. There's a part two to this, is comics have moved to the screen and the television a lot because used to, comics could do what film could not do. But now with all the special effects, film can do what comics could do only before. But now you have shows like The Flash, Arrow, Gotham, Daredevil, and more, Supergirl, more. And I'm one of those guys that, I can be very critical about a lot of things, but for comics, I have to admit, when I see that DC logo especially, I get like a little chill. The kid in me rises up. And somebody was saying, "Oh, I saw this Batman Superman coming out. I don't think I'll watch it." And I thought, it's probably going to be bad, but I think I'll like it because I want to see it. I want it to be good. And you never know till you see it. But those things really awaken the child in me probably more than anything. C'è un'aggiunta a questa risposta. Adesso che i fumetti vanno in televisione, vanno sullo schermo cinematografico, come dire, è diverso, però prima nei fumetti si potevano fare cose che nel cinema non si potevano fare, cioè gli effetti speciali erano più nei fumetti. Mi piacevano Flash, Hero, Gotham, Daredevil, Supergirl, tutti questi fumetti, e sono abbastanza critico per certi versi, ma comunque continua a battermi il cuore quando vedo il logo dei comics, dei DC Comics, proprio ho un brivido, cioè ritorno ragazzino, anche quando mi dicono c'è un nuovo Superman che viene fuori, sì, magari non sarà un granché, però questo risveglia il ragazzino che è in me. You also have all these kids that are jaded in their 20s. The Superman, the superhero comics, I wouldn't see them. I'm going, I want to see them. I'm still a big kid, Sono un bambimone quando quelli che fanno un po' così i superiori e dicono sì, c'è come dire, Superman, ma no, non ci interessa, io invece no. It's that poise of like, I'm too sophisticated. Sono troppo sofisticato per guardare queste cose. Io invece no, io li guardo. Un'ultima curiosità è
per i fumetti, come anche nelle opere di letteratura, come anche nelle sceneggiature, e si vede che tutto questo traspare anche dalle sue, l'importanza della politica, no? Ancorata come ancora al reale rispetto al lato fantastico. Ecco, volevo sapere quanto era importante anche questo aspetto. One last question. Okay. In comics and books and in scripts, politics are very important. It's a way of being more link connected, and way down to reality. Right. Is a way to give substance, to give reality. Is it true? It is for me. You know, even though, like I say, I don't think of myself as jaded or anything like that, but you know, when I write, my work has a lot of social, cultural, political response. And I don't always have a ton of it, or I don't try to hit you over the head with it. But the Hap and Leonard books really, to me, are about those guys, and they're about how they deal with different issues and how they approach them. Some books that's more evident than others, but that's always been important to me. And in other books, those elements have, you know, been to the surface a little bit more, but I never try to do it to the extent that people feel like I'm lecturing them. I want it to be fun, I want it to be interesting, but I don't want it to just be mind-putting. You know, I want it to be something with a little texture. Sì, la politica senz'altro è importante per me, l'aspetto politico. Non voglio fare così il blasé, il sofisticato, ma penso che ci sia una risposta nei libri a problemi sociali, problemi culturali, problemi politici, più magari nei libri di Hap and Leonard, in cui si affrontano tante problematiche, tante questioni. In certi libri è più evidente che in altri invece siamo più in superficie, se vogliamo. Ovviamente non arrivo al punto di fare lezione, diciamo, attraverso il libro, di voler fare la predica, ma quello che mi interessa è intrattenere il lettore, divertirlo, ma con della sostanza. Thank you. Thank you.